Ciao a tutti, benvenuti su Minty Taro e su Taro Tips. Oggi voglio fare una carrellata, diciamo, a grandi linee della storia del mazzo dei tarocchi, perché è molto interessante e soprattutto perché a volte nei libri che noi compriamo che ci insegnano a leggere i tarocchi, a volte, diciamo, la storia non è raccontata in maniera veritiera, a volte come dire, ci si appoggia un po' sulla parte più mitica della storia dei tarocchi. Invece voglio dare una visione un pochino più storicista attraverso appunto dove voglio raccontare il passaggio soprattutto dalla nascita dei tarocchi come strumento didattico probabilmente o comunque gioco di società, gioco di carte, all'uso esoterico fino diciamo all'era un pochino più contemporanea. Siccome è un video particolarmente lungo lo dividerò in due parti così che possa facilitare la visione. Dunque, io vorrei innanzitutto suggerire di leggere un libro che io ho apprezzato molto perché è fatto da una ricercatrice che in maniera scientifica e con un approccio storico ha appunto ehm, analizzato, studiato la storia dei tarocchi, soprattutto in Europa, ed è A Cultural History of Tarot di Ellen Fairley. Vi scriverò i dettagli del libro nell'info box del video. Non so se c'è una edizione italiana, io l'ho trovato in inglese, probabilmente sì, non lo so, sinceramente. Comunque, dai, iniziamo. Allora, quello che voglio sottolineare fin dall'inizio è che l'origine effettivamente dei tarocchi non è certa, anzi è abbastanza nebulosa, perché soprattutto per il fatto che sono fatti di carta, quindi è un materiale molto fragile, non è un gioiello, e quindi probabilmente i primissimi mazzi di tarocchi non sono pervenuti a noi. Sappiamo che prima del mazzo di tarocchi compaiono in Europa i mazzi delle carte da gioco come per esempio le piacentine e le napoletane già verso la fine del 1300 e queste sono molto simili alla parte del mazzo che si chiama arcani minori con diciamo, il seme di denari, di bastoni, di spade e di coppe. E quindi diciamo l'ipotesi più accreditata fino ad ora a livello storico è che il mazzo di tarocchi in realtà derivi un po' da queste carte da gioco che comunque sono antecedenti, almeno per quanto riguarda i mazzi che ci sono, i primi mazzi che ci sono pervenuti. Queste carte da gioco hanno sicuramente un'origine araba e sono stati quindi portati in Europa dagli arabi o attraverso la Spagna o attraverso l'Italia, in particolare probabilmente il porto di Venezia. Quindi verso la fine del 1300. I più antichi mazzi di tarocchi veri e propri invece sono datati a metà del 1400, quindi in età umanistica rinascimentale, e dei mazzi più antichi, quello più completo è il mazzo Visconti Sforza, appunto con sede a Milano. Infatti si pensa che in realtà il mazzo di tarocchi sia stato creato nel nord Italia o alla corte milanese o alla corte di Ferrara. Questo perché appunto i primi mazzi tarocchi sono in questa area geografica e perché in un documento fiscale della corte di Ferrara datato 1442 c'è la prima menzione scritta del mazzo di tarocchi che era stato comprato. Il mazzo di tarocchi appunto inizialmente venivano chiamati trionfi, non tarocchi. Solo nel 1500 si inizia a utilizzare il termine tarocchi e questo termine ha una etimologia sconosciuta.
c'è chi dice che potrebbe avere origine francese, il termine, sia italiano. Non si è molto ben sicuri, probabilmente italiano, visto che appunto i mazzi di tarocchi più antichi compaiono in Italia. I simboli presenti nelle carte che si rifanno appunto al teatro medievale soprattutto, ovvero la morte, l'imperatore, l'imperatrice, il papa, eccetera. E si presume che abbiano avuto appunto un uso didattico o semplicemente da gioco di società. C'è una forte simbologia esoterica anche nei mazzi più antichi, come quello appunto Visconti Sforza, che però appunto potrebbe essere legato all'uso didattico, in quanto nel periodo rinascimentale è riniziato, diciamo, si è creato di nuovo un interesse per l'esoterismo di tipo egiziano, con la riscoperta del Corpus Hermeticum, che è una serie di documenti attribuiti a Ermete Trismegisto, una figura mitica che si rifà anche volendo al dio Hermes, il dio greco Hermes, e appunto questi documenti furono riscoperti e tradotti dal greco alla corte dei Medici di Firenze in questo periodo, e come dire, ha creato un revival delle pratiche esoteriche che probabilmente sono state poi trasposte sulle carte dei tarocchi. Il secondo capitolo della storia dei tarocchi riguarda la Francia e il periodo che va dal 1700 al 1800. Quindi vediamo che insomma dal 1400-1500 fino al 1700 ci sono un paio di secoli di oblio dal punto di vista dello studio dei tarocchi, se non altro, o del loro utilizzo. Vennero utilizzati sicuramente come carte da gioco, però insomma non avevano altri tipi di uso fino appunto alla fine del 1700, quando un gruppo di esoteristi, soprattutto di stampo massonico, all'interno delle logge massoniche, riscoprì questo mazzo e gli diede un uso divinatorio. Vediamo che appunto noi eravamo rimasti all'epoca rinascimentale, il mazzo appunto diventò popolare come mazzo da gioco molto probabilmente, e venne da lì popolarizzato in tutta Europa, soprattutto in Francia, dove il mazzo di Marsiglia divenne quello canonico e standard, anche perché rispetto diciamo ai primi mazzi prodotti all'interno delle corti italiane, il mazzo di Marsiglia era sicuramente più economico, perché quelli diciamo più antichi hanno anche dell'oro, hanno disegni elaborati da artisti. Questi sono disegni molto più semplici, come vedete. Si vede appunto che sono stampati, sono insomma fatti in maniera più semplice, con colori molto basici. Questa è la versione Jodorowsky, quindi ha aggiunto dei colori successivamente, come il celeste, il rosa, però in realtà, cioè no, in realtà, diciamo, comunque sono colori molto più basici e molto più semplici rispetto a quelli precedenti e che erano in uso nelle corti italiane, perché appunto avevano un uso popolare, quindi il prezzo doveva essere probabilmente più basso. Quindi nel 1700 si ha anche la prima menzione appunto dell'uso divinatorio del mazzo dei tarocchi, precisamente nel 1750, però si rifà in realtà al mazzo del tarocchino bolognese, che è una versione un po' diversa rispetto al mazzo canonico che conosciamo noi dei tarocchi.
In Francia invece alla fine del 1700, 1780-81, insomma questo periodo, Coeur de Gébelin fu il primo a dare un'attribuzione magica e mistica al mazzo dei tarocchi, quindi non solo come mazzo da gioco. Ehm, Disse o ipotizzò, diciamo, che il mazzo dei tarocchi fosse in realtà ciò che rimaneva del libro di Thoth, che è un libro egizio. Bisogna anche essere coscienti che in quel periodo, soprattutto in Francia, tutto ciò che era di origine magica o comunque esoterica doveva per forza avere origine nell'antico Egitto, quindi era abbastanza ovvia l'attribuzione. Comunque il libro di Thoth fondamentalmente è un libro di sapienza che secondo Coeur de Gébelin era stato scritto da appunto Ermete Trismegisto o Thoth nell'ambito dell'esoterismo egiziano. E secondo questo autore, appunto, il mazzo dei tarocchi, le immagini dei tarocchi sarebbero state portate in Europa dalle comunità nomade, ovvero all'epoca, insomma, si attribuivano delle origini egizie a queste comunità perché appunto il nome, il termine zingaro o gitano vuol dire nella sua etimologia appunto di origine egiziana e secondo lui i geroglifici o comunque le nozioni presenti nel libro di Thoth sarebbero state trasformate in immagini per poter essere in maniera esoterica, quindi segreta, trasferite alle generazioni successive di esoteristi in maniera sicura, senza essere appunto distrutte. Successivamente, dopo Gébelin, che comunque appunto ebbe questa prima ipotesi, successivamente l'occultista Eteillat, sempre in Francia, riprese questa origine egizia e questa attribuzione a Ermete Trismegisto dei tarocchi e popolarizzò il mazzo di tarocchi per uso divinatorio, ovvero iniziò a scrivere dei libri dove appunto attribuiva dei significati ben precisi alle carte sia al diritto che al rovescio, sempre più o meno nello stesso periodo, fine 1700. E aggiunse alle carte dei tarocchi anche le corrispondenze con l'astrologia. Questo capitolo francese si chiude con gli ultimi due grandi esoteristi francesi che si occuparono del mazzo dei tarocchi. Il primo è Eliphas Lévy e questo è uno dei più importanti studiosi di tarocchi, che ha ancora un'importanza capitale in quanto è riuscito a incorporare lo studio dei tarocchi nella tradizione esoterista occidentale in maniera piena e completa, perché non solo li indicò come strumento divinatorio, ma anche come strumento magico. E inoltre riuscì a trovare, ad attribuire delle corrispondenze tra le lettere dell'alfabeto ebraico e le carte degli arcani maggiori e quindi facilitò lo studio della Cabala attraverso appunto l'utilizzo dei tarocchi. Un suo allievo, Papus, scrisse nella fine del 1800 vari libri sui tarocchi e soprattutto ne arricchì i significati divinatori.
ovvero per lui le carte dei tarocchi non solo avevano un significato fisico mondano, però altri due, uno a livello spirituale e l'altro a livello morale. Quindi diciamo arricchì sostanzialmente l'uso divinatorio dei tarocchi e lo popolarizzò molto appunto come strumento di divinazione e soprattutto fece un grande lavoro sincretico perché studiò i tarocchi alla luce di varie altre tradizioni, non solo quella ebraica o egiziana, ma anche quella induista e attraverso appunto la tradizione dell'astrologia. Questo è tutto per questo video perché abbiamo praticamente finito con la fine dell'Ottocento, dal 1300 all'Ottocento. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete il like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da non perdere il prossimo. Perché appunto ci sarà un secondo video che completerà, che finirà la storia dei tarocchi fino ad arrivare ai nostri giorni. A presto!